Jocelyn Bell Burnell, grazie a Umana, buonasera, perché questa scelta io ammiro molto Jocelyn, non solo perché è stata una grande scienziata, ma è una gran donna. Ti è mai capitato di... Sì, se vuoi ti racconto già adesso. Io sono radioastronoma come Jocelyn e viaggio molto, almeno Covid permettendo, viaggio molto per il mio lavoro e amo passare lunghi periodi, quando è possibile, presso altri istituti, perché amo molto il contatto con i miei colleghi, confrontarmi e anche incontrare nuove culture. Comunque 3 anni di viaggi, un periodo di 6 mesi a Manchester. Il mio collega mi chiama, guarda che c'è Jocelyn Benn che deve fare una review del nostro istituto, ti prego, diciamo, tu sei il nostro ospite straniero, io ero all'inizio della carriera, vai e presenta la tua ricerca. Quindi per me è stato, ero giovane, alle prime armi, presentare uno dei miei risultati davanti al mio mito, quindi puoi benissimo immaginare che per me è stato veramente importante. Ecco, mi ricordo ancora, qua stiamo parlando del 92, ecco, quindi diciamo, è passato un po' di tempo. Quello che volevo sottolineare della figura di Jocelyn è proprio stata una gran donna, perché ha subito già all'inizio della sua carriera delle discriminazioni perché donna, ma nonostante questo ha combattuto sempre perché le donne avessero il giusto spazio all'interno del mondo scientifico. Tanto per raccontarvi chi è stata Jocelyn Benn per il pubblico magari che non sa il merito di questa grande donna, e perché in qualche modo la vedo vicina, appunto perché radioastronomo, perché il sogno del cassetto di ogni radioastronomo è provare l'emozione che prova Jocelyn quando, raccogliendo dati per la sua tesi di dottorato, capì che quel segnale strano che stava ricevendo nella sua apparecchiatura non era un rumore elettronico, un'interferenza, ma era un segnale extraterrestre. E il suo professore la prendeva in giro dicendo no, lascia stare, questa è un'interferenza, non c'entra niente, ma lei era una testarda, una capabile. Continuò a raccogliere i dati e capì che quello che stava vedendo era un oggetto cosmico completamente nuovo e scoprì la Pulsar. Questa è una scoperta molto importante nell'ambito dell'astrofisica, tant'è vero che fu dato un Nobel, ma non fu dato a Jocelyn, fu dato al suo professore che la prendeva in giro e che le aveva già detto che la sua ipotesi era una sciocchezza. Nel 1974, appunto, il suo professore ricevette il Nobel assieme a un altro grande radioastronomo britannico, Sir Ryle, che invece fece una scoperta sua molto importante. Ma quello che voglio sottolineare è che però io ho sentito un'intervista bellissima che ha fatto Jocelyn alla BBC. Lei disse: in fondo non aver vinto il Nobel per me è stato un vantaggio, perché chi vince il Nobel viene celebrato per qualche mese, qualche anno. Io sono 50 anni che vengo continuamente ricordata, celebrata, e 50 anni dopo il mancato Nobel, Jocelyn ha avuto un premio di $3 milioni che ha completamente devoluto in borse di studio per le donne nella scienza. Quindi ecco, questa secondo me è il calibro di questa donna. Io sono, ripeto, radioastronomo, ora avevo fatto una immagine che potete fare vedere e ormai da tanti anni mi sto occupando, partecipo a questo ciclopico progetto che si chiama lo Square Kilometer Array, è il più grande radiotelescopio mai costruito, che verrà distribuito tra 2 continenti, Africa e Australia. E come dicevo, un progetto enorme. Per esempio solo per la progettazione hanno lavorato 600 tra ingegneri e scienziati di 20 paesi. Per farvi capire la portata della scoperta che fece Jocelyn, perché l'ha scoperta la Bell e no il professore, il suo professore, il core business, no? Il progetto più importante che porterà avanti SCA è proprio tentare di scoprire più pulsar nella nostra galassia e fuori dalla nostra galassia e utilizzarle. Hanno un grande impatto in varie applicazioni astronomiche. E considerate che SCA è un progetto da €1,5 miliardi di euro. Quando sarà operativo? Lo stiamo inizierà la costruzione l'anno prossimo, dovrebbe essere operativo nel 2027.
ci stiamo lavorando tanto. Quindi ecco, allora chiamerai da Caterpillar. Assolutamente, stavo già segnando sull'agenda. L'Italia ha una grossissima partecipazione. Quindi. In quali paesi poi africani saranno coinvolti o sono coinvolti? Quali? Scusa? Quali paesi africani sono coinvolti? Allora, al momento ovviamente il Sudafrica in questa prima fase, essendo una infrastruttura ciclopica, verrà costruita in varie fasi. In questo momento il Sudafrica verranno costruite al momento 300 antenne. Voi vedete, questi sono chiaramente ancora l'antenna vera e propria, non sono state stanziate, esistono però già in Sudafrica quelli che noi chiamiamo precursori, che sono dei piccoli nuclei di SCA e sono al momento operativi, e anche lì l'Italia e in particolare il gruppo di radioastronomia che opera a Catania abbiamo già attive numerose collaborazioni. Grazie mille. Grazie.